Ciao amici del bosco, oggi visitiamo la fattoria dell'autosufficienza. Io quando sono partito ho acquistato i terreni e ho esaurito le mie risorse economico-finanziarie. Avevo 24 anni, non avevo nessun tipo di esperienza in agricoltura. Siamo riusciti, grazie all'agricoltura rigenerativa, grazie alle tecniche dell'agricoltura rigenerativa, a passare da una sostanza organica che era sotto il 2% a oltre il 5%. Forse è un progetto che già avete sentito nominare, la fattoria dell'autosufficienza a Bagno di Romagna è un grande esempio in Italia di cosa si può fare con la permacultura, con la bioarchitettura, con un approccio ecosistemico. Oggi vediamo di scoprire i segreti di questo luogo. La fattoria dell'autosufficienza è un progetto nato 14 anni fa, che diciamo di facciata è un'azienda agricola, un agriturismo, un centro retreat, ma in realtà quello che facciamo qui è che miriamo a creare una nuova civiltà, una civiltà con dei requisiti molto differenti rispetto a quella a cui siamo abituati, una civiltà in cui le persone si prendono cura della terra, si prendono cura delle persone e in particolar modo si prendono cura del futuro. Non avevo ancora i capelli bianchi quando ho iniziato, avevo 24 anni, ero molto giovane. E in realtà il progetto è nato perché mia madre, che aveva visto in me grande intraprendenza, nel senso che comunque a 20 anni avevo preso in mano un'azienda, l'avevo fatta crescere, diceva dovresti dare delle energie alla creazione di una sorta di arca di Noè autosufficiente per la nostra famiglia. E quindi abbiamo iniziato a cercare in montagna un luogo che non fosse lontano da Cesena e siamo arrivati qui e questa era un'azienda di 70 ettari, cioè abbandonata da 50 anni, però aveva i requisiti, eravamo in montagna, c'era abbondanza di acqua, i terreni erano incontaminati perché qui non era mai arrivata la chimica, quindi abbiamo immaginato che qui potesse nascere questo progetto di Arca di Noè. Io non conoscevo allora, nel 2009, la permacultura, non conoscevo l'agricoltura rigenerativa, non conoscevo l'agricoltura naturale, anche se probabilmente qualcosa l'avevo respirato già da piccolo. E nel 2009, essendo che il mio mestiere era vendere libri, mi trovai pochi mesi dopo aver acquistato questi terreni il libro di Bill Mollison, Introduzione alla permacultura, in mano. Non avevo la minima idea di cosa fosse la permacultura, nessuno mi aveva mai parlato di permacultura, ma in questa copertina vidi esattamente quello che diceva mia madre, una casetta col pollaio, il frutteto, le galline, un po' di bosco. E allora questa cosa mi attrasse, iniziai a leggere questo libro e dissi, cavolo, ma già negli anni 70 avevano pensato a tutto. Francesco Rosso ci ha fatto da guida, è stata una giornata lunga e intensa e abbiamo visto i tanti lavori che sono stati portati avanti in questi anni e le colture attualmente in funzione. Ne è uscito tantissimo materiale video che abbiamo dovuto riorganizzare e dividere in due parti, quindi in questo video vediamo la prima parte della nostra visita. Ci concentriamo sul tema dell'acqua, vedremo la biopiscina della fattoria dell'autosufficienza, i bacini che sono stati creati e in generale il progetto in permacultura per la gestione di questa importantissima risorsa. In una piscina convenzionale tutto deve morire. Quindi l'obiettivo è che muoiano alghe, muoiano piante, muoiano batteri, muoiano animali e noi in teoria in questo ambiente sterile dovremmo stare bene. La biopiscina è esattamente l'opposto, cioè tu devi sviluppare una maggior biodiversità possibile affinché si possano sviluppare piante, affinché si possano sviluppare alghe, affinché soprattutto si possano sviluppare i batteri, perché sono i batteri che poi sono quelli che fanno veramente la depurazione. Quindi qui abbiamo un sistema su 3 vasche. Queste 2 vasche sono le vasche di fitodepurazione, sono vasche che sono state riempite di ghiaia, vasche sulle quali poi sono state messe delle piante e la depurazione avviene tramite l'azione meccanica della ghiaia e microbiologica dei batteri che si sviluppano anche grazie alle piante. In parte poi diventa nutrimento per le piante, tutto quello che c'è da purificare. Poi grazie alle cascate e al ruscello avviene anche un'ossigenazione che è fondamentale e poi nel ruscello ci sono dei sassi di fiume che fanno sì che l'acqua si muova in maniera vorticosa come nei ruscelli di montagna e questo porta a disporre i cluster dell'acqua in una maniera che vada verso la depurazione.
Poi c'è una pompa che riporta l'acqua e quindi è un circolo chiuso. Chiaramente, essendo una superficie molto vasta, in alcune parti anche l'acqua non è molto profonda, c'è anche un apporto di acqua per quella che va via per evapotranspirazione, che è dato dall'acqua di sorgente. Come abbiamo realizzato questi specchi d'acqua? Sono arrivati naturalmente, non abbiamo messo noi, migliaia di tritoni, rane, libellule, natrix, orbettini, che hanno iniziato ad abitare questi spazi. Queste qui sono libellule blu, quella che vediamo adesso, e i tritoni sono animali che vengono solo dove l'acqua è particolarmente pura, particolarmente pulita. E questa qui, che è una vasca di legno, è la vasca balneabile, l'unica vasca. Vedete anche lì le rane che nuotano, oltre a mio figlio. La biopiscina parte lì e finisce qua. La giornata delle riprese per fortuna è stata intervallata da un momento di relax. Ho fatto il bagno all'interno della biopiscina ed è stata un'esperienza veramente particolare, perché insieme a me e ad altri bagnanti c'erano anche gli animali selvatici che hanno scelto questo specchio d'acqua per la loro vita. Questa non è la prima biopiscina che vi racconto, ma trovo particolarmente interessanti questi progetti perché mettono in pratica quelli che sono un po' tutti i principi di progettazione che prevedono di lavorare con e non contro alla natura. In questo caso si crea un ambiente anche molto piacevole per noi, ma lo facciamo in modo sostenibile e cercando di svolgere più funzioni con una sola azione. Il luogo dove noi andiamo a fare il bagno è un luogo che diventa una riserva di biodiversità. La gestione dell'acqua è un tema fondamentale in ogni progetto del genere. Alla fattoria dell'autosufficienza sono partiti proprio da lì. L'acqua è la cosa in assoluto più importante che c'è, in particolare nella progettazione di un luogo come questo, ma direi generalmente in ogni azienda agricola. Sepp Holzer è stato uno dei miei principali mentori. Sepp Holzer dice sempre che noi siamo fatti al 70% di acqua, le piante che coltiviamo sono fatte al 70% di acqua, gli animali che alleviamo sono fatti al 70% di acqua, addirittura la terra è ricoperta al 70% di acqua, quindi quando abbiamo fatto un buon lavoro con l'acqua abbiamo fatto il 70% del lavoro, no? Alla fattoria dell'autosufficienza ha lavorato direttamente Sepp Holzer, che è un permacultore particolarmente noto a chi studia questa materia, la permacultura. Ci sono un paio di libri in italiano dove sono raccontate le sue esperienze. È un personaggio discusso, ma che ha una grande esperienza da mettere a disposizione dei progetti altrui. Sepp Holzer, quando lo chiamai, gli dissi: ma io vorrei fare un lago, però qui nella mia zona dicono che i laghi non tengono. I laghi non tengono, ci hanno provato, ci sono i sassi, non è il terreno adatto, c'è poca argilla, le cose eccetera. E Holzer mi rispose: in qualsiasi luogo in cui vado mi dicono che i laghi non tengono, non ho ancora mai fatto un lago che non ha tenuto. La sua competenza nel realizzare bacini naturali senza l'utilizzo di telo, senza l'utilizzo di plastica, senza l'utilizzo di cemento, è una conoscenza che in Italia manca. Come ho iniziato a leggere i manuali di permacultura, ovviamente l'acqua l'ha fatta subito da principe o da principessa. Il primo lavoro in assoluto che è stato fatto qua, folle, non lo rifarei, folle, è stato fare 2,2 km di swales. Cioè, questo fossi livellari, per chi non sa cosa sono dei fossi creati sulle curve di livello. Quindi quando qui ancora non c'era assolutamente nulla, c'erano 2,2 km di swales. Una mappa in cui erano già indicati i bacini, alcuni bacini acquatici, che saremmo andati a realizzare. In questi anni, ma ancora adesso, noi ci concentriamo e lavoriamo tantissimo sull'acqua, perché questo è un luogo, come gran parte dell'Italia, dove chiaramente abbiamo tantissima acqua durante l'inverno, ma veramente tanta qui di acqua che cade, quando non ci serve, meno acqua durante l'estate, quando invece l'acqua ci serve. Quindi dobbiamo in qualche modo evitare l'erosione durante l'inverno, quindi che l'acqua ci porti via la sostanza organica e i terreni migliori durante l'inverno,
e cercare di accumularne di più per l'estate, sia nel soprassuolo ma molto anche nel sottosuolo, quindi far sì che l'acqua si infiltri nel terreno. Come raccogliamo quest'acqua? Beh, una parte dell'acqua viene chiaramente raccolta dagli swales, viene raccolta dai fossi, ma molta anche dai tetti, dalle strade, ed è tutta acqua che noi non è che lasciamo andare tranquillamente nel fosso, no, prima si deve fermare nei nostri laghi, nei nostri terreni, e quindi deve infiltrarsi. Alle mie spalle questo spazio che uno dice beh è un boschetto, in realtà è una vasca di fitodepurazione, è una vasca impermeabilizzata che è stata riempita di ghiaia, e sopra questa ghiaia sono state messe le piante fitodepuranti. Quindi tutta l'acqua degli edifici, noi negli edifici abbiamo 50 abitanti equivalenti, quindi tutta l'acqua degli edifici della struttura finisce all'interno di questa vasca di fitodepurazione e esce da questa vasca di fitodepurazione e va nel bacino a valle, che in realtà è un'ulteriore depurazione. Quindi praticamente noi ci ritroviamo acqua nera in entrata e in uscita acqua pura, purificata al 99%, in odore e in colore. Quindi non solo non inquiniamo i terreni, non inquiniamo la falda acquifera, ma addirittura ci ritroviamo un bacino dal quale possiamo recuperare l'acqua. Quindi la strategia dell'acqua si muove chiaramente su più fronti, no? E quindi sempre però con questo obiettivo: accumulare acqua, fare infiltrare acqua nel terreno, evitare erosione superficiale. Adesso in questo bacino si è riempito di lenticchia d'acqua, per cui non vediamo l'acqua in superficie, ma anche questo bacino qui è abitato da libellule, rane, e quindi è pieno di vita. Naturalmente è arrivata la tifa. La tifa è una pianta depurante per eccellenza, quindi ottimo che sia arrivata in questo bacino. Avendo 110 ettari e partendo dalla cima della montagna, siamo totalmente responsabili, nel senso che non è che c'è qualcuno sopra di noi, no? Quindi qualsiasi cosa succede, nel bene o nel male, siamo responsabili noi per come abbiamo gestito l'acqua. Quindi deve scorrere il più lentamente possibile e, nei limiti del possibile, essere infiltrata nel terreno. La cosa prima fondamentale è tenere il terreno sempre coperto. Noi cerchiamo, ovviamente a volte con delle lavorazioni non è possibile, ma cerchiamo di far sì che tutti i terreni, almeno per la quasi totalità del loro tempo, siano ricoperti da una cultura di qualche tipo. Che sia il bosco, che siano delle erbacee o che sia una pacciamatura, perché in alcuni casi è questo, il terreno è sempre coperto. Quando abbiamo il terreno scoperto in attesa di un'altra cultura, solitamente seminiamo dei sovesci. Seminiamo dei sovesci che comunque vanno a coprire rapidamente il terreno. La fattoria dell'autosufficienza si trova in un territorio piuttosto scosceso, quindi era importante intervenire sul paesaggio per rendere più coltivabili almeno alcune parti di questo territorio. Ecco, qui ci troviamo all'interno di uno dei bacini della fattoria. Tutti questi bacini sono stati realizzati in maniera naturale, con la tecnica naturale di Holzer. Uno dei principi di Holzer è quello che quando realizziamo un bacino o comunque facciamo un'importante opera, dopo poco tempo dovrebbe sembrare che quel bacino è sempre stato lì e quindi non si dovrebbe riconoscere che è qualcosa che è stato fatto da nuovo. È all'interno della zona degli orti e quindi è estremamente importante chiaramente avere dell'abbondanza di acqua, oltre che tutta la biodiversità che accoglie. Il legno di robigna, dopo che l'hai tagliato, non riesci a metterci un chiodo dentro da tanto che è duro. Viene poco utilizzato proprio perché è duro. Nei bacini d'acqua che si possono visitare alla fattoria dell'autosufficienza sono messe in pratica proprio le tecniche di Sepp Holzer, che senza utilizzare impermeabilizzanti riesce a creare bacini che trattengono l'acqua per tutto l'anno. Come si realizzano questi bacini naturali? La cosa fondamentale è la creazione dell'argine, ossia creare a valle una sorta di diga che normalmente viene fatta in cemento, e in questo caso noi la andiamo a realizzare utilizzando la terra presente nel posto. Con la benna si vanno a creare strati da 40 cm di terra mossa e poi con i cingoli di un escavatore pesante, facendo avanti e indietro, si va a pressare fortemente questa terra. Questo lavoro si inizia da un livello più basso del livello più basso del bacino. Questo è un bacino profondo 3,5 metri, quindi vuol dire che questo muro inizia da 4 metri di profondità.
L'impermeabilizzazione di questo muro ci interessa appunto solo verso valle, nel senso che il nostro obiettivo non è creare un bacino totalmente impermeabile, anzi uno dei principali vantaggi di questo bacino è proprio lo scambio costante che c'è col terreno circostante. Quindi il nostro obiettivo è far sì che l'acqua non vada a valle, ok? Perché l'acqua cerca sempre un modo per scendere, per andare a valle. Quindi questa barriera fa sì che comunque una volta saturato di acqua il terreno circostante, l'acqua inizia a salire. Chiaramente deve esserci anche una fonte di approvvigionamento di acqua, quindi in questo caso finisce in questo bacino tutta l'acqua che raccogliono i tetti delle strutture e l'acqua di troppo pieno di un bacino che abbiamo a monte. Questo fa sì che in una stagione come questa, che è stata piuttosto piovosa anche fino a estate inoltrata, ancora i bacini sono quasi a livello massimo. In altri casi è successo in estate particolarmente siccitose che il livello può anche calare di 1 metro. È fondamentale la profondità, perché la profondità fa sì che l'acqua possa rimanere fredda. Se noi abbiamo acqua che si riscalda troppo, chiaramente per evapotranspirazione andiamo a perdere l'acqua. Sono fondamentali anche le dimensioni, nel senso che se andiamo sotto una certa dimensione, chiaramente è difficile dirvi che dimensione perché dipende da dove ci troviamo, in quale luogo siamo e così via, anche il bacino potrebbe non tenere. Quindi più o meno da noi questa è una dimensione minima, quella che vediamo. Se andiamo sotto questa dimensione, cosa già sperimentata, i bacini si asciugano durante l'estate. Nel giro di pochissimi giorni, si è riempito di rane, di tritoni, hanno iniziato a fermarsi qua gli uccelli, è arrivato l'airone e quindi uno spazio di questo tipo attira una quantità di biodiversità che è incommisurabile. Proprio quando d'inverno c'è tanta acqua, comunque tutta l'acqua viene infiltrata nel terreno. È bellissimo durante gli acquazzoni estivi, quando fa tanta acqua, noi non sprechiamo una goccia perché tutta l'acqua che c'è finisce nello swales, nel fosso e viene lentamente drenata nel terreno. Tutta l'acqua delle fossette viene convogliata nei laghi e quindi viene raccolta all'interno dei laghi, e nei terrazzamenti comunque, soprattutto d'estate, tutta l'acqua che cade viene assorbita perché la pendenza è del 2%, quindi è una pendenza veramente molto limitata. Questi terrazzamenti sono stati gli ultimi che abbiamo realizzato. In realtà quasi tutti gli anni facciamo terrazzamenti e ci allarghiamo. Qui avevamo una scarpata estremamente pendente, totalmente improduttiva, ed era una scarpata che assorbiva zero acqua, in quanto essendo molto pendente l'acqua andava tutta giù molto rapidamente, era molto erosa e chiaramente il terreno ogni anno peggiorava. Quello che abbiamo fatto, abbiamo ragionato sul fatto che questa era una scarpata però molto vicino al centro aziendale e come ci dice appunto la permacultura, a livello di zone, avere una zona vicina in un'azienda così grande totalmente improduttiva è poco interessante. Quindi andando a realizzare questi terrazzamenti, oggi realizzare terrazzamenti con un escavatore è molto facile, nel senso che qui si tratta di un lavoro di neanche una settimana. Un terreno dove vedete è stato piantato del trifoglio, abbiamo messo questo vigneto. In futuro andremo a coltivare tra le viti, come vi farò vedere sopra, e quindi ci siamo trovati da un terreno che era del tutto infertile, che non raccoglieva acqua, a un terreno che ogni anno raccoglie una grandissima quantità di acqua che viene infiltrata in falda, a un terreno che sta migliorando la sua fertilità anno dopo anno, e un terreno che è molto vicino al centro aziendale. Io penso che noi come esseri umani non dobbiamo avere un impatto zero, ma dobbiamo avere e possiamo avere un impatto positivo sull'ambiente. Possiamo essere noi che facciamo arricchire i terreni, possiamo essere noi che portiamo maggiore biodiversità laddove non si poteva esprimere in un luogo, possiamo essere noi che raccogliamo più acqua. Come vedete questi bacini hanno attirato una quantità enorme di biodiversità, di animali e di specie vegetali, di batteri che prima non erano presenti in questo luogo. Nel campo sotto, quello che vediamo giallo, abbiamo mietuto il grano 2 giorni fa. Lì c'era una popolazione evolutiva di grani antichi che si chiama Oroset. Sono 5 tipi diversi di grano che vengono coltivati insieme, è un grano tenero, e che poi mietiamo insieme, maciniamo insieme, così abbiamo la nostra farina di grani antichi già mista, perché più è mista la farina e più è buono il sapore.
L'altro aspetto interessante è che andando a riseminare il nostro seme, chiaramente quello dei 5 semi che si è trovato meglio in questo terreno, in questo clima, in questo ambiente, sarà quello di cui abbiamo raccolto di più e quindi semineremo di più. E quindi negli anni, e lì sta il discorso di evolutiva, avremo una popolazione che è sempre meglio adattata al nostro terreno e sempre più produttiva nel nostro terreno. Perché l'aspetto dei semi è un aspetto fondamentale. Oggi sappiamo che il 70% del mercato dei semi è in mano a 4 multinazionali, dei semi del mondo, che vorrebbero che in tutto il mondo si coltivasse una specie di grano perché per loro è più semplice. Il lavoro incredibile invece che hanno fatto i nostri nonni, bisnonni, fu quello di selezionare i semi che erano più adatti a uno specifico ambiente, e quindi è importante ricreare questa cosa. Noi per esempio qui potremmo coltivare, ha senso solo coltivare grani antichi, perché comunque i grani moderni non si adattano ai nostri terreni, soprattutto non si adattano a un'agricoltura senza fungicidi, senza erbicidi, senza concimi. Un'altra cosa interessante che vediamo sono queste fasce verdi. Queste fasce verdi sono swales, fossi livellari creati sulle curve di livello, che hanno proprio questa funzione di rallentare l'acqua e infiltrarla all'interno del terreno. Inoltre diventano delle fasce di biodiversità, nel senso che quando noi coltiviamo il grano, comunque tutto sommato, anche se sono 5 diversi, è una monocultura, andiamo a spezzare questa monocultura con questi fossi, che sono delle aree dove gli animaletti si possono riprodurre, gli insetti, specie vegetali diverse, e quindi manteniamo alta la biodiversità anche all'interno della monocultura. Ecco, qua quindi abbiamo un altro terrazzamento intero dove abbiamo di nuovo pomodori da salsa e andando avanti invece cipolle. E dal di qui inizia la parte interessante del vigneto coltivato. Nel senso che in passato, in particolare in questa zona, era assolutamente comune coltivare all'interno dei vigneti. Oggi è una pratica che non si fa più perché i vigneti rendono molto di più di quello che potrebbe essere una coltivazione interfilare, e soprattutto anche perché i vigneti li trattano a manetta in continuazione e quindi hanno bisogno di poter entrare con mezzi, trattori eccetera per fare i trattamenti. In questo caso abbiamo anche Sangiovese, qui invece dello Chardonnay. Coltivare viti a 700 metri è un po' estremo, nel senso che in passato non si faceva. Con il riscaldamento che abbiamo sta diventando sempre più interessante, perché in pianura non riescono a raggiungere i livelli di acidità interessanti per produrre dei vini di qualità, e quindi si tende a portare i vigneti più in alto. Altra cosa che si faceva, qui lo chiamano oppio, in realtà è l'acero campestre, che veniva messo alla fine del filare come montante, diciamo, per tenere. Quindi adesso chiaramente devono crescere, però ho ripreso questa cosa. L'altra cosa che ho ripreso, che la vedremo più avanti, è il susino, che veniva messo proprio all'interno dei filari per fare maritare la vite. Abbiamo visto tanti tipi di colture durante la nostra passeggiata, cose interessanti come un bellissimo campo di ceci, le patate, eccetera eccetera. Tutto stava molto bene, ed è importante ricordare però che tutti questi risultati sono stati ottenuti senza utilizzare fertilizzanti, senza neppure interventi contro parassiti e problematiche varie. Il risultato deriva da una buona pratica agricola, ma vorrei sottolineare un aspetto che Francesco ci ricordava, ovvero che da tanti anni quel territorio era abbandonato e che di fatto non aveva conosciuto l'epoca della chimica. Qui siamo passati in questi terrazzamenti da una sostanza organica del 2% scarsa che avevamo nel 2018 a un 5,5% che abbiamo adesso, quindi i terreni sono arricchiti ed è proprio visibile anche come crescono gli ortaggi, la facilità di lavorazione, si vede proprio una grossa differenza. I cambiamenti che ho visto in questi terreni in questi anni sono pazzeschi, cioè veramente è quasi una gioia vedere la fertilità di questi terreni che cresce, sia nell'orto dove si lavora in maniera più intensiva, ma anche nei campi seminativi. Tanto del lavoro che si svolge alla fattoria riguarda anche la rigenerazione del suolo. La materia organica è salita tantissimo, nonostante che la fattoria
fosse abbandonata da tempo, non c'era tanta materia organica, perché quando un territorio è scosceso, l'attività dell'acqua, delle piogge, fa sì che si perda tantissima di questa preziosa risorsa. Essendo in montagna, chiaramente la maggior parte dei terreni sono particolarmente pendenti e in effetti la maggior parte dei terreni non sono lavorati. Ok? Quindi laddove c'è un terreno molto pendente, o mettiamo la lavanda sulle curve di livello, o piantiamo un bosco, o in una zona abbiamo tutta una scarpata di ciliegie, o ci facciamo il pascolo per gli asini. Comunque c'è sempre una cultura, un qualcosa che fa sì che noi non andiamo a disturbare il terreno, in maniera che il terreno possa sempre bloccare l'acqua, possa sempre fare infiltrare l'acqua. Eravamo in Costa Rica, io e Giulia, eravamo andati a vedere Pachamama, che è una bellissima azienda agricola. Ritornando avevamo una notte in aeroporto, no? E la Giulia stava guardando il Lonely Planet, no? Diceva dove ci fermiamo l'ultima notte, dove ci fermiamo l'ultima notte. Viene fuori sto posto, mi sembra che si chiamava Tongariro o qualcosa del genere. L'autore lo chiamava la quintessenza dell'idillio rurale. Andiamo, no? Cioè cosa fai quando leggi una cosa così? Cioè poi per noi, figurati, andiamo, no? Siamo andati, era veramente molto bello, sembrava di essere nelle Alpi, una cosa del genere, ma io da quel momento lì ho detto, io prima o poi voglio leggere Bagno di Romagna, la quintessenza dell'idillio rurale su Lonely Planet. E questo è un mio obiettivo. Nel bosco dipende da che dipende, da che punto guardi il campo, tutto dipende. Grazie di aver visto il video, la visita per oggi si ferma qui, ma c'è la seconda puntata in cui vedremo la parte dell'orto, della food forest e altre colture che si fanno alla fattoria. Se vi è piaciuta questa storia mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e andate a vedere anche la seconda parte del racconto. Grazie di aver visto il video, lasciateci i vostri commenti, se avete domande scrivetele qua sotto che cercheremo le risposte. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Ciao! La merenda dipende, se hai una food forest tutto questo non accade, se non hai voglia di lavorare.